Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È risaputo ovunque della presenza di Satana ed in generale degli angeli caduti che ad un certo punto si ribellano a Dio. Gli insegnamenti cristiani ci dicono che quando Dio creò il mondo, gli angeli lo servirono. Satana o Sata o Shaitan era il loro capo. Shaitan era molto religioso, desiderava diventare uguale a Dio e portò via con lui alcuni angeli. Suscitò quindi un ammutinamento degli angeli contro Dio. L'esercito degli angeli a difesa di Dio era guidato dall'arcangelo Michele. Ci fu una battaglia tra gli angeli ribelli di Satana e quelli che rimasero fedeli a Dio. L'arcangelo Michele vinse, Satana con i suoi seguaci fu abbattuto e incatenato. Si dice che prima che il mondo finisca, Satana spezzerà le sue catene e governerà il mondo fino alla seconda venuta di Cristo. La Palea illustrativa ci dice ad esempio: Satana, questo nome si riferisce agli spiriti caduti. Belzebù, il capo dei diavoli, Luca 11,15. Belail, Corinzi 6,15. Il principe di questo mondo, Giovanni 12,31. L'insegnamento della Chiesa sugli spiriti del male riconosce il maligno come un angelo originariamente buono, caduto da Dio. Solo Origene e pochi altri erano contrari alla credenza popolare e accettavano la possibilità della conversione e del perdono. Gli scienziati medievali non seguirono la comune superstizione, ma crearono delle teorie complesse e mostruose sugli spiriti malvagi. Nell'immaginario collettivo Satana è una figura che suscita paura, terrore in alcuni, venerazione e stima in altri. Oggi l'opinione che sia è fortemente legata alle informazioni provenienti dalla dottrina ecclesiastica. Si percepisce il tutto come un qualcosa di puramente metafisico, legato ad altre dimensioni e diciamocela tutta, è stato proprio il cavallo di battaglia utilizzato dalla Chiesa per tenere la popolazione soggiogata e intimorita. Il pensiero che si ha in genere su questo argomento è fortemente condizionato quindi dalle informazioni provenienti dai testi ecclesiastici ed in tempi moderni da tutte quelle opere di intrattenimento, siano essi film, serie TV e libri, che contribuiscono ad alimentare nell'immaginario collettivo un senso di terrore verso Satana e tutto ciò che ne consegue. Ma come abbiamo ormai compreso, molto del sapere giunto fino a noi in tempi odierni è stato profondamente filtrato, alterato. Il senso originario di tante informazioni è andato in parte perduto e per metà è sepolto sotto vari veli, essendo per l'appunto rivelate molte volte per non consentire l'accesso all'informazione originaria, che sarebbe in grado altresì di innescare una presa di consapevolezza e che permetterebbe quindi di sottrarsi ad un possibile controllo da parte di chi ha l'interesse a mantenere il più lontano possibile l'uomo dalla vera conoscenza per conseguire i propri interessi. La figura di Satana e tutto ciò che gli ruota attorno non si è sottratta da un forte revisionismo e ciò ha causato un'alterazione del senso originario del termine. Nella puntata precedente abbiamo accennato di come nell'entrata di Gesù a Gerusalemme non ci fosse stato niente di religioso, ma anzi la natura del racconto originario era ben diversa, dato che si riferiva alle imprese di Andronico I Comneno, che entrò appunto a Gerusalemme dopo una guerra al seguito di un esercito non indifferente. Solo successivamente, con l'avvento del cristianesimo apostolico già introdotto da Cristo stesso con una riforma ideata prima da Giovanni Battista ed entrato ufficialmente in vigore con la battaglia di Kulikovo del 1380, è stata messa in atto l'operazione propagandistica con il fine di dare nuovo lustro ed un nuovo senso agli avvenimenti che culminarono poi nella vittoria del cristianesimo apostolico su quello reale ancestrale che prevedeva la divinizzazione della famiglia reale e sacrifici umani ed animali. In questo senso l'origine del racconto su Satana e gli angeli caduti affonda le proprie radici nel XII secolo, epoca in cui avvennero i fatti legati a Gesù, e cioè Andronico I Comneno. Sappiamo che da questi fatti poi si crearono tanti duplicati differenti, tante storie e leggende che oggi vengono percepite come strane le une dalle altre, ma che ad un'attenta analisi mostrano una connessione che si traduce nella presenza di tanti parallelismi che li accomunano. È chiaro poi che oltre al significato puramente storico e materiale, mettiamola così, ci sono ulteriori interpretazioni più esoteriche, se vogliamo, e che si ricollegano alla natura più intima e profonda dell'uomo, ma in questa sede ci concentreremo solo sull'interpretazione puramente storica, avanzando una possibile ipotesi sull'origine della storia di Satana e gli angeli caduti che si ribellarono contro Dio.
Come detto prima, a questo punto torniamo nel XII secolo e più precisamente allo scoppio della rivolta contro Gesù, o meglio l'imperatore Andronico I Comneno, il famoso dio del racconto. Siamo nel 1185 e la ribellione fu guidata da uno degli angeli caduti, cioè Isacco Angelo, parente di Andronico. Ci fu quindi un vero e proprio ammutinamento contro Dio. Isacco era in tal senso un avversario e proprio questo è il significato del termine Satana. In ebraico infatti significa letteralmente oppositore in giudizio, pubblico ministero e può indicare anche sia i propri nemici avversari di guerra, siano essi politici israeliti, ma anche stranieri, includendo anche nemici di fede religiosa. Anche nel suo significato italiano si traduce in avversario, colui che si oppone, che osteggia, un aggressore ed anche colui che complotta contro l'altro. Ed è esattamente la situazione che ritroviamo in questo caso. Isacco Angelo, insieme a altre famiglie nobili e con la complicità della classe sacerdotale, iniziò a complottare contro Andronico. La goccia che fece traboccare il vaso, come abbiamo già visto, fu proprio il famoso decreto scritto per conto di Dio. Nello Zar degli Slavi, Fomenko ci dice che nelle opere cristiane medievali dei Bogomili si affermava che Satana fosse un fratello di Gesù Cristo. Nella Divina Commedia di Dante, i denti di Satana torturarono Giuda Iscariota, il traditore della massima autorità pubblica. Come notiamo quindi il tutto si associa perfettamente, Satana era strettamente collegato a Cristo, in seguito, come già detto prima, complice l'alterazione del senso originario di tale racconto, la vera natura venne dimenticata ed i ricordi della ribellione di Satana, cioè Isacco, contro Cristo Andronico, divennero incomprensibili e furono chiamati eretici e rifiutati. Ma come mai si afferma che Satana era fratello di Cristo? Semplice. Utilizzando come corrispondenza la storia di Andronico, comprendiamo che Isacco, cioè Satana, era parente dell'imperatore, perché la famiglia degli Angelo e dei Comneni erano imparentate. Quindi, anche se non biologicamente, i due erano fratelli. A quei tempi, infatti, il termine fratello era utilizzato per i parenti dello stesso albero genealogico, siano essi cugini di primo, secondo e terzo grado. Questo termine non si riferiva quindi esclusivamente a fratelli di sangue dello stesso clan familiare. Niceta Coniata lo sottolinea che il risentimento stava crescendo anche tra i suoi parenti, che erano scontenti che l'imperatore non desse a loro quei benefici che si aspettavano come membri del clan e della famiglia. Questo lo apprendiamo anche dai Vangeli. Il Vangelo di Giovanni ci dice: «Neppure i suoi fratelli credevano in lui, e ancora il tuo clan e i tuoi sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me», dice Pilato a Gesù, e ancora Giovanni accusa i fratelli di Gesù di aver tentato di convincerlo a rischiare di morire e venire a Gerusalemme, mentre gli ebrei lo stavano cercando per ucciderlo, ma Gesù si rifiutò. Questi fratelli, come comprendiamo bene, quindi erano i suoi parenti. Nella Divina Commedia Dante colloca Bruno e Cassio, gli assassini dello Zar Sole, e cioè Giulio Cesare, nella bocca di Satana insieme a Giuda Iscariota. Giulio, e cioè Elio Sole, e Cesare hanno lo stesso significato di zar. Bruto potrebbe derivare dalla parola slava brat, e cioè fratello, e nel nome Cassio si trova l'anagramma di Isacco. In questo senso, la storia dell'omicidio di Giulio Cesare, cioè lo Zar Sole, da parte di Bruto e Cassio, e cioè da parte del fratello Isacco, probabilmente è un riflesso della storia evangelica sull'esecuzione di Andronico Cristo da parte del parente Isacco Angelo. Questo evento ebbe luogo proprio all'inizio della storia del cristianesimo nel XII secolo e fu talmente importante che una volta che i cristiani salirono al potere si diffuse in molte cronache e oggi lo ritroviamo in diverse varianti. Bene amici, siamo arrivati nella parte più iconica e tragica, se vogliamo, del racconto. La ribellione è iniziata ed in questo senso nelle prossime puntate andremo a trattare i vari parallelismi legati a queste vicende. Grazie mille per aver seguito il video, se ti è piaciuto supporta il canale gratuitamente mettendo un mi piace, commenta per farmi sapere cosa ne pensi e iscriviti se non lo hai ancora fatto per non perderti i futuri video. Grazie ancora e a presto.